Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Cina per preparare dei nuovi ravioli molto particolari e chiaramente famosi in questo paese. Sto parlando degli xiaolongbao, ovvero dei ravioli farciti di carne ma liquidi all'interno. Questo tipo di ravioli è tipico della provincia del Jiangsu e fanno parte chiaramente della grande famiglia dei dim sum che i cinesi adorano consumare bevendo il tè. La particolarità di questo tipo di ravioli, come ho detto prima, è che sono semiliquidi all'interno, infatti sono farciti, sono riempiti con del brodo gelificato che durante la cottura si scioglierà, permettendo quindi, una volta morsicati, di mangiare raviolo e brodo. È praticamente una minestra al contrario, cioè il brodo dentro e il raviolo fuori. Non sono comunque complicati da realizzare, la sola attenzione che bisognerà fare è durante chiaramente il momento della chiusura. Gli ingredienti sono facili da trovare, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo avremo bisogno di 500 g di zampe di maiale, 300 g di ossa di manzo, un mazzo di cipollotti, 60 g di zenzero, 2 cucchiai di vino di Shanseng, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di grani di pepe nero, 2 cucchiaini di zucchero di canna e 2 litri di acqua fredda. Per il ripieno ci serviranno 200 g di maiale macinato, preferibilmente la parte del collo, 60 g di germogli di bambù, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di olio di sesamo, un cucchiaino di zenzero tritato, un cucchiaino di vino di Shanseng, 2 cucchiaini di salsa di soia e sale quanto basta. Per l'impasto infine serviranno 300 g di farina zero, 270 ml di acqua calda circa e un pizzico di sale. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del ripieno, la preparazione della pasta dei ravioli, il confezionamento degli xiaolongbao e per finire impiattamento e degustazione. Per prima cosa prepariamo il brodo mettendo le zampe di maiale in una pentola. Aggiungiamo le ossa di manzo, i cipollotti a pezzi, lo zenzero a fette, il pepe nero in grani, lo zucchero di canna, il vino di Shanseng, un po' di sale e 2 litri di acqua fredda. Portiamo ad ebollizione schiumando bene il brodo, quindi abbassiamo la fiamma medio-bassa e lasciamo cuocere per circa 3 ore. Passato questo tempo il brodo sarà ben ristretto. Togliamo la pentola dal fuoco e scoliamo il tutto in un passino posizionato sopra una bacinella. Recuperiamo ora tutto il liquido eliminando il resto e facciamo intiepidire. Versiamo i 500 ml circa di brodo ottenuto in una vaschetta ermetica, chiudiamo e lasciamo riposare in frigo tutta la notte. Mettiamo il macinato in un recipiente e aggiungiamo lo zucchero di canna, il vino di Shanseng, l'olio di sesamo, la salsa di soia, un po' di sale, lo zenzero tritato e il bambù tritato finemente. Mescoliamo ora con le mani per qualche minuto, in modo da ottenere un ripieno pastoso. Ora copriamo il tutto con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per tutta la notte. Il giorno seguente il brodo si sarà totalmente gelificato. Con un cucchiaio eliminiamo lo strato di grasso solido depositatosi in superficie. Giriamo ora il contenitore e rovesciamo la gelatina sul tagliere. Con l'ausilio di un coltello tagliamola a fette, poi a cubetti e infine tritiamola. Continuiamo a sminuzzarla per qualche minuto in modo da ottenere un trito molto fine. Mettiamo ora la carne marinata in una bacinella, aggiungiamo la gelatina tritata e mescoliamo bene il tutto in modo da ottenere un ripieno uniforme. Fatto questo, riserviamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. Per preparare l'impasto, mettere la farina in una bacinella, aggiungere il sale e cominciare a incorporare un terzo dell'acqua, mescolando con delle bacchette. Incorporiamo in 2 volte la restante acqua, sempre continuando a mescolare. Quando l'acqua sarà assorbita, impastiamo con la mano in modo da ottenere una palla. Quindi trasferiamola sul piano di lavoro. Lavoriamola per una decina di minuti in modo da farla diventare liscia. Una volta fatto, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare per 30 minuti. Passato questo tempo, l'impasto sarà più malleabile. Lavoriamolo quindi per altri 10 minuti. Adesso copriamolo nuovamente con pellicola alimentare e lasciamolo riposare per altri 30 minuti. Passato questo tempo, diamo all'impasto una forma allungata.
tagliamolo in 3 parti uguali e ogni parte in 10 pezzi di circa 12-15 grammi. Con i palmi delle mani appallottoliamo ogni pezzetto in modo da fare delle palline. Schiacciamone ora una in modo da creare un disco. Aggiungiamo un po' di farina e con l'ausilio di un piccolo mattarello cominciamo a stendere bene i bordi, girando continuamente l'impasto fino a ottenere un disco di 10 cm di diametro, con i bordi molto sottili e il centro un po' più spesso. Posizioniamo nella parte centrale del disco un cucchiaino di ripieno. Ora, tenendo il raviolo nell'incavo della mano, ripieghiamo i bordi su loro stessi, pizzicandoli in modo da attaccarli e continuando a ruotare il disco, lasciando alla fine un'apertura per avere un risultato piacevole da vedere. Il secondo metodo di chiusura è uguale al primo, ma alla fine i bordi vengono pizzicati per creare un raviolo chiuso ermeticamente. Prepariamo ora un cestello in bambù e posizioniamoci sopra della carta da forno bucherellata. Aggiungiamo un goccio di olio e con un pezzo di Scottex distribuiamolo bene su tutta la superficie. È possibile inoltre usare delle foglie di lattuga al posto della carta da forno. Posizioniamo ora 5 o al massimo 6 ravioli ben distanti tra loro e mettiamo il coperchio. Facciamo bollire dell'acqua in una pentola, appoggiamo sopra il cestello e lasciamo cuocere per 8 minuti. Passato questo tempo, i nostri xiaolongbao sono pronti ad essere degustati. Wei Ko Hao! Buon appetito! Ed ecco fatto, finiti anche gli xiaolongbao, questi deliziosi ravioli semiliquidi all'interno. Come avete visto non sono complicatissimi da preparare, però bisogna fare molta attenzione alla chiusura perché se non è fatta bene, durante la cottura si apriranno e faranno fuoriuscire il brodo e questo non è quello che vogliamo noi. Cosa molto importante è che l'impasto dei ravioli sia ben lavorato e elastico in modo che assorba meno possibile il brodo durante la cottura, per evitare così di sfaldare i ravioli durante la degustazione. È inutile dire che gli xiaolongbao possono essere farciti in altro modo, chiaramente potete mettere per esempio dei funghi, oppure dei frutti di mare, dei gamberi. Io li ho mangiati una volta col tartufo ed erano veramente deliziosi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Kurumeto Asian Food. Mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti fatelo subito, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre qui per voi, come al solito, con una nuova ricetta. Ciao a tutti!